di Autolisi. C'è proprio un momento in cui polpette al sugo e pecorino, va veramente tantissimo. Andiamo a fare l'impasto insieme la prima volta sul canale di Roma Food. Andiamo a mettere in macchina l'Autolisi, la gestisco a freddo, quindi è un 60% di Autolisi. Un paio d'ore, 2 ore e mezza, 3 ore in frigorifero, così la gestisco sempre tutto quanto a freddo. L'autolisi fatta con 60% d'acqua del peso della farina. Mettiamo il lievito, un goccino d'acqua, facciamo partire l'impasto. È un impasto che chiudo all'80% d'acqua. Il mulino che utilizziamo è il mulino Fagioli e facciamo partire la macchina in prima con un goccino d'acqua, andiamo poi direttamente subito in seconda e andiamo a chiudere ovviamente tutto quanto in seconda. Poi questo se lo fa in seconda velocità. Io ci metto dei fermenti lattici che mi danno un po' più di fragranza e conservabilità nel tempo. Quando la mettiamo sul banco anche nel rigenero viene al morso molto più fragrante. Per quanto riguarda il sale, 25 grammi di sale per chilo di farina, il 5% di olio extravergine. Il blend di farina che sto utilizzando in autunno-inverno utilizzo una 0 di forza a un 75%, 20% top 1000 che è una tipo 1 macinata a pietra sempre forte, un 5% di farina integrale che va a asciugare un po'. Mentre invece in estate vado a utilizzare la massima che è una doppia 0, ancora più forte. Vado a gestire ovviamente sempre tutto a freddo, farina in frigo, acqua al frigo, addirittura olio, sale in frigo, dentro sto laboratorio maledetto raggiunge delle temperature veramente fuori controllo. Aggiungiamo l'acqua piano piano, arriva ovviamente come vi dicevo all'80% d'acqua. Le parole di Stefano Gallegari, che saluto, tra l'altro, ciao Ste, il mio maestro, il nostro mentore con cui abbiamo iniziato, ci diceva sempre: quando fai l'impasto devi stare con l'impasto, basta, non c'è altro. Cioè lui ti comunica qualcosa e lì vai a correggere. C'è proprio un momento in cui l'impasto è, al momento è quasi una fidanzata, cioè dovete stare insieme. Ed eccolo qua, meraviglioso, guardate come è lucido. Come ha formato bene la maglia glutinica, bellissimo, una cosa stupenda. Poi ci potete calare un barcone con questo. Ecco, un'altra differenza che io ho trovato, per esempio, cerco di non strapparlo quasi per niente, se non una parte soltanto, quindi io utilizzo lo spezzapasta della macchina e lo vado a tirare fuori tutto insieme direttamente con la piega da dentro la vasca. Già quasi non l'ho rotto, spezzo solo sto pezzettino qua, lo divido dalla cosa e poi io vado a dare una piega già adesso e lo tiro fuori dalla macchina senza romperlo praticamente, così non lo vai a stressare più di tanto. Quindi praticamente va in vasca già con la piega, ovviamente pulita. Quando l'impasto è perfetto rimane tutto pulito, non c'avete residui. E questo è quanto, vedete, si vede un po' l'integrale
con la tipo 1, vedete questi puntini danno un po' di profumo e sapore all'impasto finito il giorno dopo. Dicevo, ecco, importantissima la temperatura, io me la misuro sempre perché comunque un impasto, diciamo, lo start del lievito parte fra i 23 e i 25 gradi centigradi, però bisogna sempre vedere poi la gestione del proprio impasto quando va in frigo e quante volte apri magari il frigorifero per problemi di lavoro, perché non tutti hanno una cella magari frigorifera dove metti l'impasto dentro e sai che per 24 ore quell'impasto, quel frigorifero non verrà aperto. Grazie per aver fatto insieme l'impasto da Pizza Chef, vi aspettiamo poi al morso. Questa è una pizza che stiamo facendo con patate a base, patate a sfoglia, il baccalà mantecato, che lo mettiamo sopra a quenelle, e poi finita con i carciofi alla romana. Quando poi dopo la andiamo a scaldare, dopo tagliato il trancio prima di servire al cliente, la finiamo con una maionese all'arancia. Come dicevo, il panetto lo facciamo da 600 grammi, quando arriva ovviamente a maturazione lo andiamo a stendere. La teglia, eccola qua, questo formato qua, 60, ci permette di avere un pochino di più gusti sul banco senza magari andare a fare la 40-60 diviso 2, che magari dovrebbe essere un pochino più disomogenea. Grazie. Guardi. Ragazzi. Facciamo la stracciatella. Eccoci, allora questa che state vedendo è una arrabbiata di polpo, abbiamo fatto un sugo all'arrabbiata con il polpo e la finiamo con la stracciatella. Abbiamo fatto la pizza con il pulled pork, che è in collaborazione con i ragazzi della Piccola Abbazia nel locale qui a fianco. Questa che abbiamo visto Sara che l'ha preparata prima, la porchetta che abbiamo fatto noi. La pancia di maiale ce la fornisce Bottega Roccia, Gerardo, con cui collaboriamo da tantissimi anni, e all'interno c'è un'insalata di cavolo, cappuccio, viola e pere e noci. La cotoletta di fungo, il fungo è Lion's Mane, sono due ragazzi che li coltivano. Facciamo con una maionese alla salsa teriyaki e puntarella. La parmigiana di carni
È una pizza che anche questa va veramente tantissimo, il cardo precedentemente smollentato, poi lo mettiamo sulla pizza e sopra la besciamella, parmigiano e poi va in cottura. Buonissimo. È il nostro quadrotto di pici che facciamo, i pici sono del pastificio Secondi. Mauro anche ci lavoriamo da tantissimi anni, lo facciamo con una besciamella al parmigiano, funghi cardoncelli, zucca e castagne. Ed eccolo qua, la panatura, il pane è sempre di nostra produzione, facciamo una doppia panatura, prima pangrattato, poi uova, poi pangrattato, risultato sempre, cerchiamo sempre, ecco, insomma, cremosità, nonostante comunque cerchiamo di mantenere la consistenza del picio dentro, quindi là. Facciamo la facciamo freddare, poi ci mettiamo la straccia della pugliese. Hai visto Adriano, l'altro pilastro di Pizza Chef? Questa è la nostra immancabile polpette al sugo e pecorino. Questa è una pizza che non possiamo più togliere dal banco. Quello che facciamo di cucinato, che poi è Sara, insomma, che si occupa principalmente di fare i cucinati sulla pizza. La nostra marinara, una pizza molto semplice. Stracciatella pugliese, caseificio palazzo e uno spolverato di prezzemolo.